Ed eccoci qui ragazzi con il nuovo AD300 Pro 2, un flash decisamente molto interessante, un flash molto portatile e potente perché parliamo di 300 watt di potenza, un flash che personalmente conosco molto bene. Lo possiedo praticamente da quando è uscito, dal 2020, me lo ricordo bene perché eravamo appena entrati in pandemia, in effetti la recensione te l'avevo fatto da casa, so che non potevo testarlo, non è che è cambiato tantissimo in questo momento perché fuori ci sono meno 15 gradi qui. Comunque nel mio canale trovi tantissimi contenuti proprio dedicato a questo flash perché in questi anni praticamente è il flash che ho utilizzato di più. Io ne ho posseduti 3, attualmente sono rimasto con uno della vecchia versione, uno praticamente l'ho rotto e uno l'ho venduto proprio per comprare questo. Non è un video sponsorizzato, avremo modo in questo video di dare proprio un'occhiata soprattutto alle novità che sono state introdotte. Non è un flash che è stato stravolto, però insomma qualcosa di interessante c'è, soprattutto il nuovo display che forse fa la differenza, anche se quando parliamo di flash off camera non è così decisamente, almeno a mio modo di vedere, importante il display. Comunque seguimi con attenzione perché cercheremo ovviamente di fare una panoramica abbastanza completa di questo nuovo flash. Volevo farvi vedere alcune differenze che purtroppo ci sono nel nuovo AD300 Pro 2 rispetto al Pro 1 per quanto riguarda i tasti fisici. Voglio anche farti vedere se è cambiato qualcosa per quanto riguarda il peso, che praticamente dovrebbe essere lo stesso, in effetti lo è, però c'è una differenza di qualche grammo. Comunque procediamo con ordine. Qui abbiamo una bilancia della Lidl, ma è tarata bene. Adesso per comodità lascio su questo piccolo riflettore con il coperchio, quindi calcola di togliere esattamente quei 100 grammi che pesa proprio questo riflettore per avere il peso corretto. Quindi Pro 1 esattamente 1,280 kg, Pro 2 1,271 kg, quindi 9 grammi di differenza che praticamente neppure li sentiremo. Ok ragazzi, parliamo anche della batteria. Allora praticamente, come potete anche leggere, è la stessa sigla. Mi dispiace che non abbiano adottato la Type-C direttamente nella batteria, quindi per caricare devi utilizzare sempre la basetta. Capacità non cambia nulla, sempre 2600 mAh, 44 Wh, una batteria da 14,4 volt. Con la nuova batteria, se la andiamo a utilizzare ovviamente con il Pro 2, otterrai 350 lampi alla massima potenza, però se questa batteria la vado a mettere su questo Pro 1 riesco a ottenere i classici 320 lampi. Quindi detto questo, lo dico per curiosità, se magari tu possiedi una D200 Pro 1 Pro 2 e vuoi acquistare questo flash, anche il Pro 1, praticamente questa è la batteria della D200, in questo caso del Pro 2, ha una sigla diversa ma è compatibile con questi due flash. Abbiamo lo stesso voltaggio, quindi non vai a danneggiare nulla. E quindi non lo so, se magari hai bisogno di una batteria di riserva puoi tranquillamente usare questa batteria e avere un'autonomia prolungata. Ok ragazzi, detto questo, adesso voglio farti anche notare purtroppo la mancanza di un tasto fisico, anzi solo due per l'esattezza, che non troviamo più nel Pro 2, come praticamente ti avevo detto nella D200 Pro 2. Il tasto che ti consente di cambiare il gruppo e anche il canale direttamente dal tasto fisico. Canale ok, non è importante almeno per me, però cambiare il gruppo direttamente dal tasto fisico in velocità fa la differenza. Qui praticamente devi entrare nel menu, puoi andare alla voce wireless, spostarti con la rotellina esattamente dove abbiamo i gruppi e andarlo a modificare, quindi una perdita di tempo in più. Secondo me il tasto fisico, dal momento che lo spazio c'è, potevano lasciare. Non troviamo neppure il tasto fisico dedicato alla sincronizzazione in High Speed Sync, questa è una mancanza minima, e neppure la possibilità di attivare il wifi. Diciamo che tra i due
Questo è meno importante, però insomma potevano lasciarli dal momento che abbiamo già visto che lo spazio c'era. Vediamo anche velocemente il contenuto della confezione. Valigetta rigida con la nuova texture di Godos. All'interno troverai il flash, il Pro 2 ovviamente, e troverai anche il caricabatterie con il cavo e la basetta. Purtroppo, come ti dicevo, la batteria non ha la Type-C direttamente proprio nella batteria. Trovi anche il classico riflettore e il bracket. Ok ragazzi, il bracket che è stato anche migliorato, soprattutto quando andiamo a utilizzare modificatori diciamo molto più pesanti, proprio usando proprio l'attacco proprietario Godos Mount. A proposito, allora, eventualmente se utilizzi Bowers Mount, modificatori proprio con questo attacco, sai che c'è il classico bracket S1, S2, l'S2 è più consigliato soprattutto per questo, ma è uscito anche il nuovo bracket S3 che è decisamente migliorato. Quindi se pensi di utilizzare questo flash con questi modificatori con attacco Bowers Mount, ti consiglio di pensare di acquistare l'S3, però l'investimento che ti dico personalmente di pensare di fare, se non l'hai ancora fatto, è quello di acquistare modificatori di SMDV. Adesso questo è quello da 24, ma c'è anche quello da 32, eventualmente c'è anche la possibilità di averlo con una misura ancora più grande, e come alcuni di voi già sanno sono veloci da aprire e anche da poi andare a chiudere, e soprattutto ragazzi l'installazione è sempre veloce, e soprattutto questo modificatore pesa quanto, anzi pesa meno quanto un bracket S3. Per tutti coloro che cercano più autonomia, adesso c'è anche l'accessorio ufficiale di Godos, è un bracket con una batteria a litio ferrofosfato incorporata che ovviamente ha una capacità maggiore rispetto a quella originale che trovate proprio da mettere nel vano da 2600 mAh. Praticamente è una batteria dummy che si infila praticamente qui nel vano, una batteria finta, poi ovviamente c'è il cavo a spirale e la batteria che si avvita con questo bracket proprio allo stativo, oppure può essere sostenuto proprio da un vostro assistente. Vi garantisce un'autonomia maggiore. Io sinceramente preferisco proprio eventualmente acquistare una batteria aggiuntiva, cosa che ho già fatto negli anni precedenti. Personalmente, per l'uso che faccio io, raramente utilizzo una seconda batteria, però per tutti coloro che utilizzano questo flash soprattutto anche in studio o per sessioni molto lunghe, potrebbe essere un accessorio molto interessante proprio per non avere mai interruzioni. È migliorato anche il sistema di raffreddamento interno. Troviamo, come nel Pro 1, sempre una ventola che parte in automatico, una ventola che si sente, ma noi dobbiamo scattare foto. Quindi adesso possiamo stressarlo leggermente di più, non di molto, però ho visto un video proprio del canadese Perry che ha fatto vedere che ci sono dei leggeri miglioramenti. Vediamo adesso questo nuovo display e soprattutto andiamo a vedere il nuovo menu, cioè questa nuova interfaccia che troviamo negli ultimi flash che sono usciti ultimamente e quelli che praticamente vedremo da ora in poi. Detto questo, accendiamo il tasto di accensione che è lo stesso per fare il test, poi lo sblocchiamo con la rotellina che funge anche da pulsante. La rotellina serve per navigare nel menu perché il nuovo display è nuovo completamente perché ha colori, è un display TFT però non è touch, quindi dovrai sempre utilizzare questa rotellina quando vuoi modificare le potenze e i settaggi, ovviamente direttamente dal flash, perché quando parliamo poi di potenze le puoi tranquillamente gestire con il trigger, perché stiamo parlando a tutti gli effetti di un flash totalmente off camera, ok ragazzi? Detto questo, nuova interfaccia che è decisamente molto più bella, ma soprattutto molto più semplice per chi sta ovviamente entrando nel mondo dei flash. Abbiamo con la nuova interfaccia, quando parliamo di flash totalmente off camera, anche dei LED colorati. In questo caso abbiamo il LED rosso perché ogni gruppo ha un colore dedicato, abbiamo 16 gruppi, quindi 16 colori diversi, e supponiamo che il flash è anche abbastanza lontano e stai utilizzando più flash, vai decisamente meglio a riconoscere proprio il flash da lontano, soprattutto andando a vedere il colore del LED. E se utilizzi l'X3 o l'X3 Pro avrai praticamente gli stessi colori direttamente sull'interfaccia del trigger. Ok ragazzi,
Nel momento in cui questa lampadina, questo LED praticamente comincia a lampeggiare, vuol dire che non è sincronizzato con il trigger, quindi devi ripetere la sincronizzazione, così avrai la sicurezza anche quando è lontano che il flash sta funzionando correttamente. Abbiamo poi un menu dedicato, un'interfaccia per la luce pilota che rimane da 12 watt. Abbiamo anche in questo caso la possibilità di cambiare la temperatura a colore, sempre da 2008, se ricordo bene, sì, fino a 6000, quindi non è cambiato nulla, però questa interfaccia decisamente fa la differenza. Ricordo però che la luce pilota, soprattutto con l'X3 Pro, puoi gestirla decisamente in maniera più veloce direttamente dal trigger. Ok ragazzi, piccola novità per quanto riguarda poi questa piccola luce LED da 12 watt è che ha dei valori cromatici migliorati, perché abbiamo un CRI al 97, quindi possiamo anche dire che abbiamo un piccolo illuminatore da 12 watt professionale. 12 watt non è che siano tantissimi, però insomma possono fare decisamente la differenza. Ok ragazzi, detto questo, vediamo adesso finalmente il menu. Allora, prima voce wireless praticamente sarà sempre attiva perché è un flash totalmente off camera. Con il tasto poi andiamo a premere, puoi cambiare il canale, puoi cambiare il gruppo manualmente. Ok, come ti dicevo abbiamo 16 gruppi. Poi novità, abbiamo la modalità del flash e come stai leggendo c'è la modalità freeze, nuova modalità che va a ridurre proprio la durata del flash e quindi puoi effettuare certi tipi di fotografia come la splash photography, foto sportive. Ovviamente con un flash da 300 watt devi prestare attenzione perché non è la stessa cosa di come quando potresti attivare questa funzione con la D600, però per dei progetti veloci o non tanti impegnativi può essere decisamente utile anche la modalità freeze qui. Hai anche la modalità color. La temperatura a colore qui è salita a 5008 rispetto ai 5006 che troviamo nel Pro 1. Abbiamo i classici sbalzi di 200 gradi Kelvin, però con la modalità colore li andiamo a ridurre a 100. Poi abbiamo la possibilità di attivare anche lo slave, abbiamo la possibilità di attivare l'high speed sync direttamente dal flash, ma è decisamente più comodo farlo dal trigger. Poi da qui andiamo a modificare anche la luce pilota per quanto riguarda se farla rimanere accesa o no proprio durante lo scatto del flash, il lampeggio. Poi abbiamo il beep che può essere attivato. Poi abbiamo la scala delle potenze, questa è la scala che ti dicevo in stile Profoto, ma tu puoi tranquillamente vedere la classica scala stop che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni e come vedi la potenza minima è di un 512esimo. Ok ragazzi, poi abbiamo la parte dedicata al display per ovviamente non consumare batteria, quindi si andrà a spegnere dopo un minuto, ma puoi cambiare ovviamente il valore a tuo piacimento, e anche l'autospegnimento del flash dopo un tot di tempo. Andiamo anche volendo a cambiare la luminosità del display. Delay e mask, che sono delle funzioni che abbiamo già imparato a conoscere, che abbiamo già trovato sui flash della serie Pro, quindi nulla di nuovo. Il linguaggio inglese e cinese, reset e l'ultimo firmware che abbiamo installato. Facciamo un veloce riepilogo delle cose più importanti che sono state introdotte in questo Pro 2 rispetto al Pro 1. Facciamo anche una considerazione sul prezzo e ti do anche un suggerimento se pensi di acquistare un Pro 1 adesso nel mercato dell'usato, perché credo ce ne saranno parecchi, però ti devo dare un consiglio perché è un flash sempre interessante, però devi ovviamente fare due considerazioni e poi ovviamente ci salutiamo. Allora, innanzitutto l'upgrade più interessante lo avete già capito e sarete tutti d'accordo con me che questo nuovo display TFT a colori con questa nuova interfaccia. La mancanza del touch secondo me non è importante, però ci starebbe bene, ma così sicuramente lo vedremo fra 3, 4, 5 anni quando verrà aggiornato alla versione 3. Comunque va bene così.
Io personalmente non do tantissima importanza al display quando parlo di un flash totalmente off camera, perché praticamente faccio tutto come voi dal trigger. I settaggi principali me li faccio a casa in tranquillità, poi se devo cambiare qualcosa al volo sinceramente l'ho sempre fatto anche con il vecchio display. Abbiamo la funzionalità freeze, quindi una durata del lampo decisamente più breve, che può aiutare per chi fa un certo tipo di fotografia. Vi ricordo però che abbiamo un flash da 300 watt, quindi quando utilizzate questa funzione la potenza cala tantissimo. Comunque averla è decisamente un plus, e quindi benvengano queste nuove funzioni che Godox mette anche su flash di potenza tra virgolette limitata, ovviamente se prendiamo in considerazione una di 600 o una di 800. Ok ragazzi, abbiamo un raffreddamento decisamente migliorato, e secondo me è molto importante soprattutto se lo vai a utilizzare in high speed sync. Il Pro 2 praticamente, quando parliamo di prezzo, non è che sia salito di molto se lo andiamo poi a paragonare al Pro 1, anzi sono prezzi molto simili, quasi sicuramente lui, almeno me lo auguro, scenderà. Lo dico perché secondo me rimarrà un flash interessante da acquistare e potresti anche pensare di acquistarlo di seconda mano usato. Però adesso ti do un consiglio. A proposito, io l'ho pagato poco meno di 600 euro, in realtà l'ho pagato di più perché me l'ho fatto spedire qui in Romania. Alcuni di voi si chiederanno: ma perché non l'hai comprato lì? Primo, perché non lo trovo ancora oggi, e soprattutto perché, credetemi, costa molto ma molto di più. Ok ragazzi, quindi mi conviene farmelo proprio spedire dall'Italia e pagare le spese di spedizione. Detto questo, allora il prezzo sì, secondo me va bene, mi farebbe piacere ovviamente che costasse decisamente meno, ma la realtà è questa. Detto questo, se lui scende di prezzo, beh, valuta anche il Pro 1, perché secondo me è un flash che merita tantissimo anche nel 2026. Non tutti servono queste cose che abbiamo visto che sono state introdotte qui. Alla fine a noi serve la luce del flash, che rimane la stessa, cioè da 300 watt. Detto questo, potresti prendere in considerazione un Pro 1 nel mercato dell'usato. Io l'ho venduto uno, praticamente l'ho venduto a 200 euro. L'ho venduto anche a 200 euro perché l'ho detto al ragazzo: guarda che dovrai spendere 50 euro per cambiare il bulbo. Il bulbo praticamente lo trovi su AliExpress, ma penso lo trovi anche su Amazon. La sostituzione la puoi fare tu tranquillamente, basta togliere la campana, ok? Questa campana che eventualmente la puoi anche togliere secondo me proprio durante l'utilizzo, proprio perché qui abbiamo un piccolo diffusore, insomma, e vai a acquistare anche un pizzico di potenza. Comunque questo bulbo lo puoi andare a sostituire velocemente tu. Io personalmente ti dico, questa operazione l'ho fatta 3 volte in passato, proprio in questi 5 anni, perché mi sono accorto che dopo un tot di lampi praticamente c'è un calo di potenza. Me ne accorgo soprattutto non durante l'utilizzo di uno shooting, ma quando faccio i test con il Sekonic vedo che va a perdere anche uno stop di potenza, quindi praticamente vado a scattare con una di 200 Pro 2. Ok ragazzi, quindi ogni tanto, soprattutto quando vedete che il bulbo comincia ad avere molto nero proprio sui contatti, siamo arrivati al punto che dovete sostituirlo, altrimenti non avete i 300 watt che può ovviamente offrirvi questo flash. Ok ragazzi, detto questo, io chiudo qua questo video. Avremo modo sicuramente in questo 2026 di vedere proprio durante l'utilizzo di un normale shooting, soprattutto all'aperto, perché io lo utilizzo soprattutto all'aperto, quindi seguitemi, iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo che trovate una playlist con tantissimi backstage dove ho utilizzato il Pro 1, che praticamente vi aiuterà a capire che questo Pro 2 potrebbe essere anche utile a quello che vi serve nei vostri progetti fotografici. Ok ragazzi, perché ripeto, sono praticamente uguali sotto questo punto di vista quando parliamo di luce flash. Ok ragazzi, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima.